Palermo-Lecce 2-0 di ieri sera ci lascia con tantissime domande, ma anche con qualche risposta che però è solo la conferma di ciò che già sapevamo, di ciò che già abbiamo visto durante questa sessione estiva di calciomercato che si chiuderà a breve, mancano veramente pochissimi giorni. Quindi c'è bisogno di muoversi e di andare ad acquistare due esterni alti e sto cavolo di rimpiazzo per Danilo Veiga, che se si dovesse fermare, dovesse avere un raffreddore, una qualsiasi cosa, lì non siamo coperti e questo già lo sapevamo. Ma la partita di ieri è stata la riconferma di tutto questo, perché Pirotti e Ndri al momento non bastano, perché lì dietro siamo un po' ballerini, almeno ieri lo siamo stati e spero sia solo una questione di calcio d'agosto, quindi c'è ancora una mentalità troppo lenta, un pesante, perché siamo stanchi dalla preparazione atletica, non siamo entrati ancora al 100% in condizione psicofisica e allora va benissimo, ma non possiamo nasconderci dietro un dito, perché i problemi che abbiamo visto ieri sera sono evidenti e li conoscevamo già e quindi si poteva arrivare a questa partita cercando quantomeno di limitare questi problemi? Secondo me sì, ma ne riparliamo fra pochissimo. Vi do il benvenuto in questo contenuto del giorno dopo. Vi ricordo che a fine video ovviamente andremo anche a dare i voti ai nostri calciatori. Vi chiedo di lasciare un bel mi piace, di commentare per farmi sapere la vostra e di iscrivervi al canale se siete nuovi. Allora, nel video di ieri, nel post partita, ho visto una squadra di Serie A, ossia il Palermo, e una squadra di Serie B, ossia il nostro Lecce. E ho detto questo semplicemente perché il Palermo è una squadra attrezzata per andarsi a prendere la Serie A e con tantissimi elementi che possono anche restare per fare la Serie A, magari il prossimo anno, la prossima stagione. Quindi è una squadra che gioca bene, gioca compatta, gioca da squadra, sanno uscire bene palla al piede, sanno aggirare il pressing avversario, costruiscono tanto, tanti fraseggi fra compagni, delle costruzioni nel primo tempo che hanno portato poi anche complice una difesa un po' ballerina, un po' con la testa fra le nuvole, li hanno portati poi a fare anche i 2 gol. Nel secondo tempo invece il Palermo ha cambiato faccia. Il Palermo non era più quello all'attacco, ma cercava magari la ripartenza, si è chiuso bene dietro, tanti uomini dietro la linea del pallone, si sono chiusi fantasticamente, egregiamente, in tante occasioni sono riusciti anche a sventare un possibile gol del Lecce, si sono salvati anche con un pizzico di fortuna sulla linea, si sono salvati per l'imprecisione anche del nostro Lecce, quindi un Palermo già costruito bene, che è arrivato a questa partita con una certa mentalità, con un certo stile di gioco, con una certa idea e Pippo Inzaghi credo abbia fatto un lavoro egregio con questo Palermo. Di contro però il nostro Lecce ha tantissimi problemi che ci portiamo dietro senza andare troppo lontano già dalla scorsa stagione, che quei problemi lì ce li portavamo dalla stagione precedente e da quella prima ancora, perché abbiamo tantissimi problemi partendo appunto da dietro, cioè dalla difesa, con un erroraccio. Adesso parliamo proprio nello specifico della partita. Un erroraccio di Gaspar già all'8° minuto all'interno dell'area, prima fa un tunnel all'avversario e poi praticamente regala il pallone agli avversari rischiando di far andare in vantaggio il Palermo. Un Gaspar che ieri non mi è piaciuto minimamente, essendo uno comunque abbastanza strutturato, molto fisico, credo abbia un pochettino bisogno, un pochettino di più di tempo per entrare nei ritmi, per entrare in condizione, perché è veramente troppo pesante, troppo lento nel ragionamento. Ieri veramente sembrava la controfigura di se stesso, quello che ti metti lì e speriamo che faccia bene. Non era assolutamente lui. Anche Koulibaly non mi è piaciuto, ma adesso ne riparliamo. Quindi è proprio un problema di condizione probabilmente, di tenuta mentale. Però siamo all'8° minuto,
ecco, la stanchezza ancora non c'è, tenuta mentale dovrebbe esserci, però parte già così. Arriva poi il gol del Palermo con Vavassori da rimessa laterale. Questo è un problema che conosciamo benissimo. L'anno scorso ne abbiamo subiti tanti, l'anno prima ne avevamo subiti tantissimi. Con Del Rosso c'è stato un miglioramento, assolutamente sì, nella situazione difensiva al completo, ma quel problema è sempre rimasto, c'è sempre stato, ne abbiamo sofferto tantissimo l'anno scorso, mi ricordo veramente una vastità immensa di post partita e contenuti del giorno dopo in cui andavamo a parlare proprio di questa problematica qui. Speravo veramente che questo ritiro prestagionale fosse servito a qualcosa, evidentemente non è servito, perché ieri ne prendi addirittura due così da rimessa laterale, e una va bene, era praticamente sulla linea dell'area di rigore con Augello che la mette dentro lunga, tutti vanno a ciccare, sia i nostri sia i loro, e poi quando la palla è praticamente già smorzata arriva Vavassori, si inserisce credo avanti a Gallo e la va a mettere dentro. Il secondo gol nasce praticamente allo stesso modo, soltanto che la rimessa laterale viene battuta quasi sulla linea di centrocampo, palla in avanti, cosa che noi non sappiamo fare, poi Jonsen mette dentro per poi Ampalo, e qui secondo me c'è anche tanta colpa di Falcone, perché il tiro non è irresistibile, il tiro è abbastanza sulla figura del portiere, non riesce ad andare giù abbastanza velocemente, la tocca ma la palla comunque entra, quindi colpevole sì tutta la difesa ma anche Falcone, dove però non riesco a dargli tantissime colpe perché comunque c'erano anche due difensori davanti a lui che magari hanno ostruito un po' la visuale. Adesso con la visuale dei replay, delle highlights che ho appena visto, non è che ci facciano capire tanto i posizionamenti, perché quella televisiva non c'è la telecamera da dietro, insomma è un replay abbastanza come quello preso in diretta, ecco, e quindi non si capisce tantissimo, però per quello che posso vedere sicuramente un minimo di colpa, anzi una grande percentuale di colpa ce l'ha anche Falcone. Però oltre a tutti questi problemi che abbiamo citato, oltre a tutte le assenze, oltre a tutti gli innesti che dovrebbero arrivare per migliorare la qualità di questo Lecce, ci sono anche dei lati positivi, assolutamente. E uno dei segnali positivi per me è Goebbels, nonostante abbia sbagliato tantissimo sotto porta, nonostante si sia mangiato praticamente un gol già fatto, per me è un segnale positivo. È un attaccante che si sa muovere, preferisce muoversi e stare fronte alla porta, e questo l'abbiamo visto tanto. Il problema però lì davanti rimane sempre lo stesso, che l'attaccante è sempre troppo isolato, non ci sono i compagni che vanno ad aiutarlo, non ci sono compagni che stringono, restano sempre troppo larghi e quindi favoriscono la difesa avversaria, perché ce ne hanno due su un uomo solo e poi i terzini che vanno sugli esterni. È molto semplice, è molto semplice. Infatti nel secondo tempo un pochettino è cambiata la musica con l'ingresso proprio di Stulic a fare coppia con Goebbels, l'uscita di Pierotti per far entrare Laerche, con Laerche che in quei 20 minuti quanto ha giocato, e neanche quando è entrato Laerche, sì, 73esimo, quindi 20 minuti, ha fatto più lui in quei 20 minuti che Pierotti negli ultimi 2 anni, giusto per capirci, quindi c'è veramente un grosso problema. Io spero che questi giovani, Laerche, Gorter, Paco Esteban, possano restare per farsi tutta la stagione con noi, perché possono essere quell'arma in più, magari a partita in corso, perché hanno tanta agilità, si sanno muovere, sono giovani, sono freschi, non hanno paura di sbagliare, non hanno paura di fare qualcosa, e lo abbiamo visto, mentre qualcuno che c'è già da tanto tempo in prima squadra sembra giocare un po' col freno a mano tirato, senza fare nomi. Pierotti, senza fare nomi ovviamente, non faccio nomi per delicatezza, ho detto solo il cognome. Però cioè, è evidente che questi giovani abbiano voglia di fare, e credo
ci sia il bisogno di farli giocare tanto questa stagione, di dargli responsabilità, perché possono aiutare. Perché, ok, ieri è una partita di Coppa Italia contro una squadra, tra virgolette, di Serie B, perché di Serie B il Palermo quest'anno non ha veramente nulla. Poi il campo sarà il giudice supremo e vedremo se riusciranno a prendersi la tanto sperata promozione oppure no, però è una squadra a tutti gli effetti costruita per fare benissimo, per ammazzare il campionato di Serie B. E quindi io qualcosa di buono lo vedo, appunto, anche l'ingresso, come dicevo, di Stulic a fare coppia con Goebbels, secondo me lavorano bene in coppia perché uno va avanti, l'altro stringe per prendersi il pallone. E già la prima azione, quando battono il calcio d'inizio del secondo tempo, con Goebbels che dà palla subito a Stulic, Stulic la dà sulla sinistra, vanno avanti, Stulic nel frattempo taglia dentro l'area, palla in mezzo, Stulic che va a colpire di testa, certo il colpo di testa non era stato proprio irresistibile perché la liscia praticamente e la palla non va mai nello specchio della porta ma finisce quasi in rimessa laterale, però è stata un'azione comunque veloce, costruita, ragionata, sicuramente avranno lavorato per fare un certo tipo di partenza come questa e si è riusciti ad arrivare al tiro. Assolutamente sì. Quindi qualcosa di buono probabilmente l'hanno fatto. E meno male, e meno male. Però è quello che dicevamo noi l'anno scorso. Giocare con due punte potrebbe portare a un qualcosa di più. Perché ci sono più uomini lì davanti. Perché non è lasciato da solo l'attaccante perché ha più spazio per muoversi. Se uno va avanti, l'altro arretra, uno fa la sponda, è molto più possibilità di manovrare il pallone, di gestirlo, di costruire un'azione. E infatti nel secondo tempo abbiamo tirato molto di più, siamo arrivati molto di più al cross, siamo arrivati vicini al gol più e più volte, nonostante poi non si sia riusciti a metterla dentro, vuoi per un po' di imprecisione, vuoi per la sfortuna, vuoi per questo e vuoi per quell'altro motivo. Insomma, sta palla proprio non vuole entrare. Ma abbiamo fatto tanti tiri. Siamo arrivati al tiro tantissime volte, sia nel primo che nel secondo tempo. Oltre 30 cross effettuati in tutta la partita. Abbiamo fatto anche tanti passaggi, ma il nostro problema resta sempre uno, che noi il nostro Lecce, non è costruito per fare il calcio moderno. Non è costruito per fare il calcio moderno. Noi dobbiamo essere un pochettino più all'antica e questo lo dico soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. Noi non siamo abituati a fare la costruzione dal basso, non siamo capaci di farla perché non abbiamo, non lo so, gli uomini giusti, gli uomini con il piede giusto, con la testa giusta, non ne ho la più pallida idea, ma non siamo fatti per partire dal basso, per rischiare le uscite palla al piede dal basso. Se come Gasparra in quel minuto ottavo che rischia, come vi dicevo prima, di regalare il vantaggio al Palermo, hai fatto il tunnel al difensore, all'avversario, benissimo, palla avanti, lunga, oltre il centrocampo o in rimessa laterale, perché non abbiamo proprio l'accortezza nei movimenti per poter uscire palla al piede. Invece il Palermo ieri ci ha insegnato come si esce palla al piede. Palla dal centrale al terzino, palla di nuovo dietro con l'avversario che inizia a correre a vuoto e te ne sei uscito. Noi questa cosa non la sappiamo fare, almeno per il momento. Bisogna lavorarci, ma finché non arrivi a quel punto lì, nei momenti di più dove c'è più confusione, dove rischi veramente tanto di perdere il pallone in una posizione complicatissima, in una posizione che potrebbe crearti tantissimi problemi, la palla va spazzata come si fa in terza categoria, come si faceva 40 anni fa, un po' più classici, un po' più all'antica, un po' meno arzigogolati, un po' meno da campioni del mondo e un po' più terra-terra. Molto più semplice, ma con un risultato sicuramente migliore. Almeno questo è il mio pensiero. Poi
Io veramente non ho mai capito e non mi è mai piaciuto questo calcio moderno in cui devi per forza partire dal basso, in cui per forza devi uscire palla al piede, in cui per forza devi spazza. Per questo mi piaceva Baschirotto qualche anno fa, perché era uno che non pensava a nulla. Vede il pallone lì, boom, e lo butta fuori. Questo bisogna fare. Non sempre, a volte. Dove c'è maggior pericolo. Almeno. Non lo so. Vabbè. Comunque, passando invece ai giovani, ne abbiamo già parlato un pochettino, la Erke, Gorter e poi Paco Esteban che comunque entra al minuto 83, quindi si gioca una decina di minuti. A me sono piaciuti tantissimo perché Gorter entra con tanta voglia di fare al posto di Ngom. Lì a centrocampo comunque la partita era già indirizzata con un Palermo che non stava attaccando tantissimo, però è uno di corsa, è uno che sa mettersi in mezzo, sa prendersi il pallone, si sa muovere, sa fare scambi con i compagni. C'è stato uno scambio con la Erche, ovviamente dovuto alla loro conoscenza in primavera, assolutamente sì, quindi alcuni movimenti sono già registrati nella loro mente, con lo scatto sulla fascia di Laerche e Gorter che prova a servirlo in profondità. Certo, poi lì c'è stato il difensore, adesso forse Pierozzi, che ha intuito questo scambio e si è mosso preventivamente per non far arrivare il pallone al compagno. Però è stata una bella azione e la Erche, come dicevo, in 20 minuti ha fatto molto di più rispetto a Pierotti in 2 anni, negli ultimi 2 anni. C'è stato anche il tiro in porta, quasi entra sotto il 7, certo era abbastanza vicino il portiere da poterla prendere. Tra l'altro complimenti a Fortin perché entrare così a freddo dopo praticamente 4 minuti tra virgolette di partita, perché non si è giocato mai 4 minuti quando è entrato dopo l'infortunio di Joron, che spero non sia nulla di grave, cade veramente malissimo sulla spalla. Spero possa riprendersi quanto più presto possibile, però entra così a freddo, non è facile entrare in clima partita, in ambiente partita, invece ha fatto comunque anche delle belle parate, cioè non belle, soprattutto efficaci, ecco, efficaci. Quindi bravo anche lui, assolutamente, da sottolineare la sua prestazione, che si va a prendere anche appunto questo tiro di Laerche quasi sotto il 7. E poi Paco Esteban che entra al posto di Goebbels, quindi va a fare, no, in coppia con Stulic. Qualche movimento c'è stato, qualcosa di buono ha cercato di farla e secondo me si meritano tutti e tre almeno la sufficienza. Quindi già che siamo arrivati appunto a parlare di sufficienza, iniziamo a dare i voti ai nostri calciatori con, secondo me, Falcone. Questi ovviamente sono voti personali, io vi invito magari a lasciare la vostra personale pagella per questa partita. Non c'è un voto giusto, non c'è un voto sbagliato, dipende da come vedete il calcio, da come avete visto la partita, dalle sensazioni che vi hanno dato. Sono voti personali che tanto o diamo 5 o diamo 10 a qualcuno, non cambia nulla assolutamente. Però partiamo da Falcone, ovviamente 5. Come vi dicevo, un po' di colpa ce l'ha anche lui. Danilo Veiga 5, Thiago Gabriel 6, perché lì in mezzo in difesa è sempre quello più, sempre in più, sempre in positivo rispetto agli altri. E infatti a Gaspar, proprio perché, come vi dicevo, non mi è piaciuto proprio, anzi non è che non mi è piaciuto tantissimo, non mi è piaciuto per niente, ho dato 4. A Gallo 5,5, perché comunque in sovrapposizione prima con Dri e poi con la Air, che comunque qualche cross è arrivato, insomma si è saputo muovere, però ovviamente i problemi sono sempre gli stessi. E ieri ne abbiamo appunto anche su di lui, ne ho visti, mi sono dimenticato di parlarvene prima, ma anche su Gallo più o meno gli stessi problemi che abbiamo visto sempre, però ho visto qualcosina in più rispetto alla passata stagione. Spero si sia ripreso, spero che da Venezia possa di nuovo tornare il Roberto Gallos di qualche anno fa.
e credo possa essere sulla buona strada. Quindi tanti cross, comunque secondo me la sufficienza la raggiungono veramente in pochissimi. Malé 5, un po' troppo esile il centrocampo fra Ngom, Malé e anche Koulibaly ieri. Serve probabilmente uno di fisico lì in mezzo al campo, anche a centrocampo, sì, forse c'è bisogno di andare a prendere qualcuno, quindi la priorità probabilmente sono i due esterni e il terzino, ma forse anche a centrocampo c'è bisogno, perché è un centrocampo troppo poco fisico. Sono troppo esili, certo faranno anche il loro lavoro, assolutamente, lo faranno anche bene, non lo metto in dubbio, ma se vai ad incontrare una squadra più fisica, questo centrocampo lo perdi. Te lo ribaltano, non lo so, te lo rigirano come un calzino. Anche a Ngom ho dato 5, a Koulibaly ho dato 4,5 perché oltre a non essere ancora entrato in condizione, l'ho visto troppo frettoloso nei passaggi, per Goebbels soprattutto. Non serve andare di fretta, bisogna costruire ragionando e il ragionamento in questo momento di Koulibaly è ancora troppo acerbo, è ancora troppo offuscato dal ritiro prestagionale, quindi ancora non riesce a ragionare come si deve rientrare quanto più presto possibile in condizione e leggere bene i movimenti dei compagni, leggere bene e quando poter dare il pallone, dove dare il pallone, come dare il pallone, perché ieri non è servito a nulla. Andrea ho dato 5, a Pierotti 5, Goebbels 5,5 nonostante i tantissimi errori sotto porta. E passando ai sostituti ho praticamente dato la sufficienza quasi a tutti, perché a Stulic ho dato 6, alla Erche, a Gorter e a Paco Esteban ho dato 6, tranne a Caba che entra all'88esimo, partita praticamente ormai finita, non ha fatto chissà che cosa, quindi senza voto per lui. E quindi ragazzi miei, questo è tutto. Speriamo veramente col Venezia di arrivare con qualche innesto in più, con un po' meno di fretta, assolutamente sì, con un pochettino di più di concentrazione e di lavorare tanto su ste rimesse laterali che ci danno veramente troppe noie, ci mettono veramente troppo in difficoltà. Gli avversari fanno una cosa molto semplice sulle rimesse laterali, le danno avanti per andare ad attaccare. Noi no. Sapete perché? Perché noi non siamo preparati alle rimesse laterali in avanti degli avversari e quindi la difesa va in bambola. Gli avversari, quando siamo noi a dover fare le rimesse laterali, non possiamo dare la palla in avanti perché le difese avversarie sono ben sistemate, sono molto attente e quindi dobbiamo tornare sempre dietro. Io dico, ma provare a metterla davanti che magari una volta il gol lo fai come te lo fanno gli altri? No? Troppo? Chiedo troppo? Forse sì. Va bene, ragazzi, sempre Forza Lecce, sempre. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Thank you.